Buongiorno, eccomi qua dietro. Buongiorno dal parco Punta Gro. Sono circa le 8 di mattina. Sono venuto qui a farmi una passeggiata e andare a vedere se il ponte l'hanno rifatto. Adesso vi faccio vedere, perché l'anno scorso il ponte ormai era traballante. C'è un ponte in legno molto bello, molto particolare. Tanto qua vedete anche questa casa. Non avevo preventivato di fare questo video, infatti non ho microfono, non ho l'asta, però vabbè dai. Qui magari guardando questa casa voi magari pensate, ma che vandali! In realtà come dire, è patrocinato, se si può usare questo termine, dal comune di Sirmione. Vedete? È un'opera d'arte citata, indicata, segnalata, autorizzata. Vedete? Ora io non so che cosa c'era qua prima. Magari chiedo all'amico Max ma se sei tornato da Andorra perché ci servi, che cos'era Max questa cosa qua? E probabilmente hanno lasciato dipingerla per insomma per creare qualcosa di artistico. Allora andiamo a vedere il ponte. Qui stanno lavorando, sentite magari un po' i muratori, perché c'è un locale là che hanno aperto mi sembra l'anno scorso, stanno ristrutturando qualcosa, vedete i camioncini che si muovono. Molto tranquillo. Oggi è l'8 gennaio, è mercoledì mattina. Il ponte di legno è di là, vediamo se l'hanno aperto, non lo so, andiamo a vedere. Anche questo residence l'hanno ristrutturato tutto tra l'anno scorso e quest'anno. Scusate la mia voce, ma sono un po' influenzato in questi giorni e uno direbbe, ma non potevi stare a casa? Forse era meglio, però ma ho soltanto poche linee di febbre, niente di che, però fammi coprire col cappuccio. E però mi piace uscire comunque la mattina, tanto voglio dire, qui non infetto nessuno, non c'è nessuno, cammino qua, soltanto poche linee di febbre, non c'ho 40, un po' di mal di gola. Vediamo un po' qua. Ah, è chiuso. Arrivo fino a un punto, poi vi faccio vedere. Che tranquillità la mattina qua, Pure se sono influenzato io mi sento meglio stare qua la mattina. Non è neanche una bella giornata, però ti mette tranquillità a camminare qua. Vi faccio vedere perché c'è la rete, però forse si vede il ponte è quasi finito. Vedete? Allora, di qua c'è questa casa, credo sia di un russo un po' particolare, e può atterrare quell'elicottero di lì. Vedete? Aspettate, sul allargo là, ecco che si vede bene. Hanno rifatto tutto il ponte, vedete? È ormai in fase di, come si dice, in fase di arrivo, di finish, come si dice, cioè finito praticamente, stanno sistemando le ultime cose. Facciamo un'ultima passeggiata di là e poi vi faccio vedere anche la parte di là che è carina. La mattina è tutto molto tranquillo. Ecco, siamo di nuovo alla casa e facciamo due passi a quella parte, tanto vi racconto alcune cose. Aspettate che giro il telefono. E stavo dicendo, mi piace tutta questa parte del parco, anche quella di là, però questa in particolare mi piace molto di più. Vi faccio vedere, è tutto molto tranquillo. E io abito qua a Desenzano, cioè qua, non proprio qui, ma poco, diciamo, poco lontano. E
già ero stressato dal traffico che c'era venendo qua, figuratevi, da Desenzano a Sirmione, e stavo pensando chissà com'è stressato o stressata chi vive in città, cioè dico Milano, ma per dirne Roma, non lo so, Torino, le città più grandi, insomma, Brescia. Cioè veramente c'era traffico, perché tra le 7:30 e le 8, oltre alle persone che vanno a lavorare, c'è tanto traffico, perché Desenzano è pieno di scuole. C'è tantissime scuole, elementari, medie, superiori, c'è tantissimo. Manca appena l'università, poi c'è tutto. E qui c'è veramente tanto traffico, pullman, un sacco di roba, che voi non potete immaginare la mattina tra le 7:30 e le 8 che traffico. Io ero già stressato per quel traffico lì. Quindi immagino che abita in città. Sentite un po' di rumore, stanno facendo i lavori là dietro. Ma vedete che bello venire qua la mattina, non c'è nessuno. E anche d'estate, scusate, sto strozzando col maglione qua, mi ha dato un pelo del maglione in bocca. Dicevo che anche d'estate qua non è che ci sia tantissima gente. Anche luglio-agosto, e ho fatto tanti video, qui è tranquillo come posto, e d'inverno non c'è nessuno. Ma anche la domenica d'inverno, se è una bella giornata, non c'è tanta gente qua. Là c'è un campeggio attrezzato per i camper, bagni a pagamento, 50 centesimi con le docce. Qui c'è il bar dove di solito mi fermo a prendere un caffè, mi piace molto, con questa veranda direttamente sul lago. Potete arrivare in macchina anche da qua, vedete, e parcheggiare. Ora a dirvi come si arriva qua con la macchina. Sapete che non mi ricordo mai come si chiama sto posto? Vabbè. Comunque siamo a Parco Punta Gro, non è grandissimo. C'è un parcheggio all'inizio, c'è un parcheggio qua, c'è un parcheggio alla fine, quindi basta che nel navigatore mettete parcheggio Punta Gro e in qualche parcheggio arrivate. Non preoccupatevi, parcheggio lo trovate sempre, anche ad agosto, anche la domenica, da qualche parte si trova, specialmente il parcheggio là in fondo, che è quello più vuoto. Che tranquillità, eh? Che belli questi appartamenti. Io potendo ne prenderei uno, guardate. Se ti svegli la mattina, guardate che vista, e siete davanti, vedete davanti il parco e il lago. Poi di là continua, ma molti di voi hanno già guardato i miei video, ne ho fatti parecchi di questo posto, però magari c'è gente che è la prima volta che guarda il video. Continua circa 1 chilometro, arriva alla fine e c'è un altro campeggio attrezzato dall'altra parte per i camper. Là in fondo c'è la casa del pescatore, è un museo praticamente, era veramente la casa dei pescatori, di una famiglia, trasformato poi in un museo nel quale spiegano tutte le pratiche che loro utilizzavano per pescare. Che tranquillità con questa foschia, vedete? Questa, eccola qua, tutta l'area del museo dei pescatori. Qui poi ci sono i laghetti dove tenevano il pesce per mantenerlo fresco. All'interno ci sono ancora delle barche originali, e poi all'interno sempre del parco ci sono, vedete, tutte queste colonnine ora coperte, il parco è chiuso,
colonnine che in varie lingue, inglese, tedesco, francese, vi spiegano anche, per esempio, che cos'è questa zona. Poi là in fondo, vedete, c'è, mi fermo un attimo, il magazzino con gli attrezzi di entrate, e vedete tutti gli attrezzi, ci sono tutte le spiegazioni. E di là poi molto suggestiva la casa del pescatore, c'è un primo piano, un secondo piano con delle finestrelle che danno sul lago, molto molto carino. Peraltro ho fatto un video di questo posto, quindi nel canale lo trovate, ed è veramente molto molto carino, anche venire con i bambini. E qui arriviamo verso la fine del parco, là in fondo dove sto inquadrando finisce, vedete? E di qua si va al pontile, vi faccio vedere adesso. Sentite il rumore delle scarpe sulle foglie bagnate la mattina, molto rilassante. Vabbè, ti bagni un po' le scarpe, però è piacevole. E la mattina qua veramente non c'è nessuno la mattina qua, è tranquillissimo. Bene, guardate che roba. Ah. Allora giro la videocamera, vedete meglio. L'acqua stamattina è pulita qua, vedete. E qui c'è il pontile, molto suggestivo. Guardate che tranquillità la mattina. L'acqua anche pulita. Io penso sempre veramente, mi viene in mente Gabri, che saluto, che anche lei commenta sempre, scusate metto questo che sarà meglio, no dai così, che vive, Gabri, che mi dice io sono nata, cresciuta a Milano, tutta la mia famiglia, e veramente io faccio fatica a pensare come si possa vivere, però insomma milioni di persone ci vivono nelle città. Poi magari a qualcuno piace, voglio dire, alzarti al mattino, vedere gente, movimento, a me no, a me no, a me no. Io sto bene proprio così, guarda che tranquillità. Infatti veramente faccio fatica a capire com'è un... È vero che noi umani, esseri umani, ci adattiamo molto velocemente e abbastanza bene a tutti gli ambienti, o quasi tutti gli ambienti. Abbiamo popolato tutta la terra, o quasi. Però veramente difficile. Poi probabilmente uno si abitua, no? Si abitua al rumore dei clacson, al caos, e lo tollera di più, no? Si diventa un po' come dire assuefatti. Mentre uno come me che abita qua, nel momento in cui vado in centro a Milano, non sono assuefatto da tutti quei rumori, dal caos, quindi immediatamente mi dà molto molto fastidio. Però immagino che abitandoci tutti i giorni da una vita uno si è talmente abituato che non dico che sia piacevole, però non prova il fastidio che provo io. Vabbè, comunque ci vediamo quindi in un prossimo video. Spero che la passeggiata mattutina vi sia piaciuta.
e iscrivetevi al canale, molto importante. Peraltro ho attivato anche, come si chiama, una sorta di abbonamento tipo 1,99 al mese può essere, sì. E dove, che vantaggio avete? Nessuno. Nel senso che non lo so, non è tanto per i vantaggi, perché, ma se volete comunque, come dire, pagarmi un caffè virtuale al mese, sostenermi, sostenere questo lavoro, vi abbonate, pagate 1,99 €. Non ho scelto io la cifra 1,99 €, ma è una cifra di default di YouTube. Neanche a me l'1,99 piaceva. Considerate che il 30% va a YouTube, quindi a me rimane 1,30, 1,40, 1,20, cioè proprio il caffè. Bene, quindi mi raccomando, abbonatevi, lo trovate nell'audio del canale, cioè abbonati. Poi naturalmente per abbonarvi o avete un conto PayPal oppure vi chiedo i dati della carta di credito. Altra cosa importante, non preoccupatevi, perché se uno dice oddio io fra 2 mesi non voglio più rimanere abbonato, schiaccia disiscriviti, basta. Molto semplice, però sostenete insomma questo canale e ci vediamo in un prossimo video.